Armi tra le stelle. Dalle tensioni locali alla guerra fredda interplanetaria. Amici di Essere Manager, benvenuti. Ben ritrovati. Parliamo di come lo spazio è diventato un campo di battaglia. Mentre le colonie spaziali si ribellavano contro il controllo terrestre, il crescente sfruttamento delle risorse spaziali da parte delle corporazioni alimentava il malcontento. Queste aziende monopolizzavano le operazioni di estrazione, imponendo contratti svantaggiosi ai lavoratori spaziali e causando danni ambientali significativi agli asteroidi utilizzati come risorse. Le colonie, già penalizzate da tasse elevate e carenza di autonomia decisionale, vedevano le loro risorse locali esaurirsi rapidamente senza alcun beneficio diretto, spingendole a ribellarsi contro queste pratiche oppressive. Il controllo imposto dai governi terrestri, spesso tramite tassazioni e regolamenti severi, limitava l'autonomia delle colonie, spingendole a cercare una maggiore indipendenza. Queste tensioni, combinate con la competizione per le risorse, hanno portato all'apertura di un nuovo fronte, la militarizzazione dello spazio. Questa trasformazione segnò un punto di non ritorno, portando alla nascita di flotte da combattimento, stazioni militari orbitanti e un arsenale di armi mai visto prima. In questo episodio esploreremo come la tensione politica si è evoluta in conflitti armati e come la tecnologia ha cambiato le regole del gioco. Nell'ultimo episodio abbiamo visto come le prime colonie spaziali abbiano lottato per l'autonomia, sfidando il controllo delle corporazioni e dei governi terrestri. La crescente disuguaglianza e la nascita di nuove identità culturali hanno alimentato tensioni che ora si stanno trasformando in veri e propri conflitti armati. La privatizzazione della sicurezza spaziale. Corporazioni come Asteroid Ventures iniziarono a finanziare forze paramilitari private per proteggere le loro operazioni minerarie. Navi armate furono impiegate per difendere le rotte commerciali e scoraggiare atti di pirateria spaziale. Il ruolo delle potenze terrestri. I governi terrestri risposero militarizzando le stazioni orbitali e posizionando satelliti armati intorno alle colonie più ribelli. Il Trattato di Orbita del 2160 tentò di regolamentare l'uso delle armi nello spazio, ma fu largamente ignorato a causa della mancanza di un meccanismo di applicazione efficace e della riluttanza delle potenze maggiori a rinunciare al vantaggio strategico. Questa negligenza portò a una rapida proliferazione di armi spaziali, con satelliti armati e navi da guerra che intensificarono la competizione militare tra nazioni e corporazioni. Tecnologie rivoluzionarie. Laser orbitanti. Progettati per colpire bersagli a lunga distanza, divennero la prima linea di difesa. Missili a propulsione ionica, veloci ed efficaci, furono utilizzati per attacchi mirati su stazioni minerarie rivali. Droni autonomi. Equipaggiati con IA avanzata, questi droni furono impiegati per sabotare strutture nemiche. Le battaglie nei campi di asteroidi. La conformazione naturale degli asteroidi forniva copertura e vantaggi strategici nelle battaglie. Episodi come la battaglia di Psiche 16 nel 2173 mostrarono l'efficacia delle strategie di guerriglia spaziale. Durante questo scontro, le colonie sfruttarono asteroidi come copertura naturale, impiegando droni autonomi e attacchi a sorpresa per contrastare forze nemiche superiori. La battaglia dimostrò come una conoscenza approfondita del territorio spaziale potesse ribaltare le sorti dei conflitti, costringendo le potenze terrestri a rivedere le loro tattiche. Le alleanze tra colonie. Le colonie iniziarono a formare coalizioni per difendersi dai continui attacchi delle corporazioni e delle potenze terrestri. Una delle coalizioni più influenti fu la Lega degli Asteroidi Orientali, che riuniva insediamenti situati nella cintura principale.
Questa coalizione adottò strategie chiave come l'uso di stazioni di rilevamento avanzate per anticipare gli attacchi nemici e la creazione di una flotta condivisa di navi da difesa, garantendo una protezione coordinata delle rotte commerciali cruciali. Il loro successo iniziale ispirò altre colonie a formare alleanze simili. Queste coalizioni, spesso formate da piccoli gruppi di insediamenti vicini, utilizzavano strategie di mutuo soccorso, come lo scambio di risorse e la condivisione di informazioni sulle attività nemiche. Attraverso reti di comunicazione avanzate, coordinavano attacchi mirati per sabotare infrastrutture nemiche e proteggevano le rotte commerciali essenziali. Nonostante i successi iniziali nel respingere diversi attacchi, le coalizioni si trovarono spesso sopraffatte dalle forze meglio equipaggiate delle potenze terrestri, dimostrando sia il loro coraggio che i limiti delle loro risorse. Nacquero movimenti come la Federazione degli Asteroidi, che promuovevano la cooperazione e il mutuo soccorso. La Terra divisa. Anche i governi terrestri si divisero. Alcune nazioni sostenevano le colonie per indebolire i rivali geopolitici. Questo portò a una proliferazione di armamenti nello spazio, creando una pericolosa corsa agli armamenti interplanetaria. La paranoia collettiva. La militarizzazione dello spazio portò a un aumento della sorveglianza e della censura, sia sulla Terra che nelle colonie. I civili spaziali vivevano sotto la costante minaccia di attacchi o rappresaglie. Le rivoluzioni tecnologiche. Molte tecnologie sviluppate per scopi militari, come i droni e i sistemi di propulsione avanzati, furono successivamente adattate per usi civili. Un esempio significativo è rappresentato dai sistemi di imaging a infrarossi, inizialmente progettati per rilevare minacce militari nello spazio. Questi sistemi furono poi adattati per applicazioni mediche, come la diagnostica avanzata in campo oncologico e il monitoraggio termico in situazioni critiche, trasformando profondamente il settore sanitario. Un esempio significativo è rappresentato dai droni autonomi, inizialmente utilizzati per missioni di sorveglianza e attacchi mirati. Questi dispositivi furono poi convertiti per impieghi civili, come la consegna di merci e il monitoraggio ambientale, rivoluzionando settori chiave dell'economia globale. La militarizzazione dello spazio non solo ha ridefinito i confini dei conflitti umani, ma ha anche plasmato una nuova era di innovazione tecnologica. Tuttavia, queste conquiste portarono con sé un prezzo altissimo, un'umanità sempre più divisa e una crescente minaccia di distruzione su scala interplanetaria. Iscriviti al canale per scoprire i segreti della storia interplanetaria. Condividi questo video con chiunque voglia capire come il conflitto ha cambiato il corso della nostra espansione nello spazio. Lascia un commento. Secondo te, la militarizzazione dello spazio era inevitabile o poteva essere evitata? La militarizzazione dello spazio è stata una conseguenza naturale del progresso umano o il risultato di una visione miope del futuro? Possiamo immaginare un'umanità unita nello spazio, capace di cooperare senza ricorrere alle armi?